Pogo. Il pogo consiste nel saltellare su un'estremità dello skate. Anche questo trick può essere diviso in 3 parti: un'entrata, un pogo e un'uscita. Per l'entrata partiamo da una posizione di tail stop o di nose stop, se preferiamo farlo sul nose. Ora, con un movimento veloce tirate la tavola verso di voi, posizionate il piede sopra il track e afferrate lo skate anche con l'altra mano. L'altro piede va tenuto esternamente e ci aiuta a bilanciarci. La posizione del piede sul track è più o meno questa. Alcuni skater tendono a stare più sulla punta del piede, altri a usare un po' tutta la parte centrale. Tendenzialmente cercate di stare un po' più sulla punta piuttosto che sul tallone. Per le mani potete usare questo tipo di impugnatura. Vedete che la parte più difficile sarà azzeccare subito la posizione del piede sul track. All'inizio è normale che il piede vi scivoli via perché non trovate immediatamente la posizione, si tratta solo di farlo tante volte. Pogo. Per far pratica con questa fase io vi consiglio all'inizio di posizionare il piede sul track e provare a fare un saltello bilanciandovi con l'altro piede. Il vostro prossimo obiettivo deve essere riuscire ad arrivare a fare 3 saltelli. Una cosa che scoraggia molto all'inizio è che sentirete questa posizione molto scomoda e molto faticosa, ma questo perché tantissimi muscoli coinvolti in questo trick non sono abituati né a questa posizione né a questo tipo di stress. Si tratta semplicemente di far passare dei giorni, provatelo per più giorni di seguito, date tempo appunto anche al vostro corpo di creare questi muscoletti, vedrete che diventerà molto più semplice. Uscita. L'uscita più comune consiste nel fare mezzo finger flip e atterrare sopra la tavola. Può essere una buona idea fare prima pratica con un piede a terra in questo modo, facendo girare la tavola e rimettendoci un piede o entrambi i piedi sopra. Quando poi ve la sentite, cercate di lanciare l'uscita mantenendo sempre le braccia larghe e le ginocchia sempre piegate. Ora che abbiamo fatto pratica su entrata, pogo e uscita, è ora di mettere tutto insieme. Alcuni consigli. 1. Quando siete in fase di pogo, come vi ho già detto, mantenete sempre l'altro piede esterno alla tavola. Seconda cosa, per l'impugnatura, ho visto che molti skater viene naturale di afferrare il track. Anch'io lo facevo all'inizio quando imparai il pogo. All'inizio vi dà apparentemente più stabilità, però quando imparerete bene il trick vi ritroverete in una posizione più scomoda e anche più brutta da vedere. Inoltre spesso ci sono delle viti che sporgono dal track, quindi rischiate anche di farvi male alla mano. Ovviamente il tipo di tavola influisce anche sul pogo. Vedete che su una tavola normale da street avrete a disposizione più spazio, di solito la tavola sarà più alta, più larga, quindi sarà più comodo andare in pogo. Viceversa in una tavola da freestyle, soprattutto se molto piccola, dovete stare un po' più raccolti. Un vero vantaggio che potreste avere con una tavola da freestyle è che le tavole da freestyle hanno sempre una o entrambe le estremità più squadrate, proprio apposta per avere un minimo di stabilità in più nel pogo. Un'ultima nota sul pogo. Il pogo, come tanti altri trick, si presta tantissimo a delle variazioni. Soprattutto possiamo fare l'entrata e l'uscita partendo da una posizione di Casper, di rail stand, partendo da un ollie, partendo da un finger flip. Quindi le combinazioni sono infinite. Vi consiglio, una volta imparato il pogo, di sperimentare e di trovare le vostre combinazioni preferite. E anche per il pogo è tutto. Mi raccomando, se il tutorial vi è piaciuto, come al solito cliccate mi piace e iscrivetevi. Ciao!